Benvenuti sul canale Il Diario di un musicista musicologo. Siamo nel 1924. L'Europa sta lentamente ritrovando la propria voce dopo la Grande Guerra. Mentre oltreoceano l'opera lirica vive una stagione di straordinario splendore. I grandi teatri non sono soltanto luoghi di spettacolo, sono templi culturali, simboli di prestigio nazionale e fucine di nuovi miti musicali. In questo contesto si inserisce l'attività di divulgazione culturale della Liebig, che attraverso il regalo di cartoline illustrate abbinate all'acquisto del celebre estratto portava il mondo e la cultura nelle case italiane. Un modo elegante e popolare di celebrare l'arte e diffonderla in maniera indiretta, ma estremamente efficace. Con queste 6 cartoline pubblicate nel 1924, la Liebig sceglie di raccontare i più famosi teatri d'opera del mondo. Per ogni figurina troviamo la facciata del teatro e la rappresentazione di una celebre opera legata a quel palcoscenico. Sul retro, poche righe essenziali accompagnano l'immagine, raccontando il disegno e suggerendo al pubblico un viaggio tra architettura, musica e immaginario lirico. Milano, alla Scala. Il Teatro alla Scala, opera dell'architetto Giuseppe Piermarini, fu inaugurato nel 1778. Esso ha acquistato da allora un posto di primo ordine nella storia teatrale per il fatto che vi furono date le prime rappresentazioni di opere celebri, fra le quali Norma, Otello, Falstaff, Rigoletto, eccetera, e tanti grandi artisti vi si fecero un nome. Il palcoscenico di questo teatro è uno dei più grandi e i suoi impianti, completamente rinnovati nel 1921, sono tra i più perfetti. La prima rappresentazione di Rigoletto ebbe luogo il 18 gennaio 1853. Per una corretta informazione, la prima dell'opera Rigoletto fu al Teatro La Fenice di Venezia l'11 marzo 1851. La prima rappresentazione al Teatro alla Scala fu appunto il 18 gennaio 1853. Roma, Teatro Costanzi. Questo teatro porta il nome dell'architetto Domenico Costanzi, che ne preparò i piani. Fu costruito nel 1880 sotto la direzione di Achille Sfondrini. La cavalleria rusticana vi fu rappresentata per la prima volta il 17 maggio 1890. Londra, Covent Garden. Il teatro di Covent Garden, situato in Bow Street, fu costruito nel 1858 dall'architetto Edward Middleton Barry, sull'area occupata anteriormente da un teatro distrutto da un incendio. Covent Garden è rinomato per le opere celebri che vi furono rappresentate in tutte le epoche. Esso può contenere 3.500 spettatori. New York, Teatro del Metropolitan. Il teatro d'opera del Metropolitan fu costruito per la prima volta nel 1883 dall'architetto Cleveland di New York. Distrutto da un incendio, fu ricostruito da Carrer e Hastings. La fanciulla del West vi fu rappresentata per la prima volta nel 1910. Parigi, l'Opéra. L'Opéra di Parigi, che è considerato come il più bello ed il più vasto teatro del mondo, fu costruito dal 1862 al 1874 ed è opera di Carlo Garnier, che si propose soprattutto di ricercare un'applicazione armoniosa fra i differenti materiali adoperati per la decorazione dell'edificio, e cioè
marmi colorati, bronzi dorati, eccetera. La sala è ammirata per la ricchezza delle sue decorazioni. La decorazione del soffitto rappresenta le ore del giorno e della notte ed è dipinta su cuoio da Lenepeuve. Bruxelles, Teatro Reale La Monnaie. Il teatro attuale di La Monnaie, in rinnovazione di quello demolito nel 1810, fu costruito nel 1817 sul posto dell'antica zecca distrutta durante il bombardamento del 1695. L'edificio, opera dell'architetto Damem, è in stile neoclassico. La facciata è decorata da un peristilio di 8 colonne ioniche che formano il davanti. Sull'architrave vi è un frontone triangolare, ornato di un bassorilievo di Simony. Un incendio distrusse l'edificio nel 1855, ma il peristilio ed il bassorilievo di Simony furono risparmiati e il teatro fu subito ricostruito da Pol Art. È dal teatro della Monnaie che partì la rivoluzione del 1830, dopo una rappresentazione della Muta dei Portici. La prima rappresentazione della creazione francese, La Princesse d'Auberge, vi fu data il 13 dicembre del 1898 e riportò un vero successo. È appunto quest'opera che stabilì la reputazione di Jean Blox, nato ad Anversa nel 1851 e morto ad Anversa nel 1912. Spero che questo contributo sia stato interessante. Piccoli oggetti pensati per tutti, che diventano finestre sulla grande storia dell'opera. Nel prossimo episodio continueremo il nostro viaggio fra storia, musica e società.